Buongiorno a tutti, io sono Dimitri Bellini e siete di nuovo insieme a me su Quadrata, il mio canale dedicato al mondo dell'open source e all'IT che piace a me, ma spero che piaccia anche a voi. In questa puntata torneremo a parlare del mio amico Zabbix, ok? Un qualcosa di un po' vintage perché non è molto più utilizzata questa soluzione, però può essere utile sapere come si fa e a che cosa può esserci d'aiuto, ok? E quindi andiamo a vedere di che cosa parliamo, insieme a qualche slide, ma proprio tanto per darci un'idea. Compilazione dai sorgenti dello Zabbix. È chiaro che non è solo per Zabbix, ma è la procedura più o meno standard per tutti i software che girano nel mondo Linux, perlomeno tanti anni fa si faceva quasi sempre così. Ad oggi, con l'introduzione dei package manager o dei pacchetti in generale, questa cosa qua è diventata semplice perché i binari vengono distribuiti in base alle versioni di sistema operativo che stiamo utilizzando. Pensate all'apt-get Debian o Ubuntu o al yum install, DNF install del mondo Red Hat, Rocky, eccetera. Questo è tanto per darvi un esempio, o per esempio anche Arch Linux, anche loro hanno un sistema di package management che vi fornisce i binari, quindi un precompilato da utilizzare all'interno della vostra distribuzione preferita. Ma nel caso in cui dobbiate compilare Zabbix su una distribuzione che non è disponibile dai pacchetti ufficiali di Zabbix, o magari dovete fare un compilato con le librerie compilate staticamente, quindi un mega blobbone che può girare un po' ovunque, allora per forza di cose dovete utilizzare il concetto di compilazione da sorgenti, quindi dovete mettervi lì e fare tutte le cose a mano. Può essere abbastanza lungo, non tanto la compilazione, perché con i sistemi che abbiamo oggi, voglio dire, compilare un qualunque codice è abbastanza veloce, però trovare quali sono tutte le librerie che vi servono, le dipendenze e il processo, no, per arrivare all'installazione di Zabbix effettivamente non è così facile come quello che avete sul sito ufficiale zabbix.com/download. Quello è veramente 5 minuti e avete finito tutto. Ma andiamo a vedere di nuovo le slide. Quindi abbiamo detto cosa ci può essere utile. È un po' old style questo approccio, però molto utile in alcune circostanze e, come ho già detto prima, vi servono un insieme di librerie che ci permetteranno di compilare in questo caso lo Zabbix server, e quindi oltre alle librerie anche i compilatori, ok? Il classico GGP. Andiamo a vedere anche che cosa può essere, quali sono i parametri fondamentali e qual è l'ambiente in cui ho installato il mio Zabbix. In questo caso perché a me piace, ho usato Rocky Linux 9.3. MySQL 8.0.36 perché è l'ultima versione disponibile per Rocky Linux 9. E poi, anche per provare qualcosa, no? Visto che siamo in attesa della Zabbix 7.0, volevo vedere quali erano le novità. E quindi ho detto proviamo a sto punto a tirarci giù l'ultima versione dei file del repository ufficiale della 7.0, che quindi teoricamente dovrebbe essere la prossima Alpha 3, ok? Qui ho messo nella slide quali sono i pacchetti essenziali per poter compilare il tutto. Ci è voluto un po' per trovarli tutti e devo dire la verità, me ne manca ancora uno, le libXML, che non sono riuscito a capire perché, no scusate, no, alla fine l'ho risolto, come non detto, quello l'ho risolto. Mancava forse qualcos'altro, ma di poco conto. Dovremmo avere praticamente tutto, perlomeno tutte le funzioni standard del nostro Zabbix. E poi qua chiaramente Git clone def1, perché? Perché altrimenti vi tirate giù 1 giga di versioning e di subtrunk e roba varia dal Git di Zabbix, quindi noi vogliamo prenderci solo le ultime revisioni dei file che saranno poi dell'Alpha 3 e quindi andiamo solo al primo livello dei file di versioning, ok? Detto ciò, quali sono i passi fondamentali? Li ho riepilogati qua in questa slide, ma ce ne sono
altri intermedi, ok? Quindi come vedete, chiaramente dobbiamo fare il clone del git repo di Zabbix, creare l'utente e il gruppo Zabbix, compilare lo Zabbix server, barra anche lo Zabbix agent, perché il pacchetto, i sorgenti dello Zabbix sono per lo Zabbix server l'agent 2, il proxy e anche il Java Gateway e anche i web service, ok? Quindi quando scaricate il pacchetto da Git è completo, ok? Poi sta a voi compilare quello che vi interessa. Io ho compilato solo lo Zabbix server e l'agent classico. Compilare gli schema dei database, perché se scaricate dal repository Git dovete comunque fare anche questo passaggio. Compilare alla fine il tutto, i binari definitivamente, e configurare il MySQL Server come facevate normalmente anche quando usavate i pacchetti. A questo punto modificate i file di configurazione dello Zabbix Server e dello Zabbix Agent, e poi, questa invece è una cosa diversa, dovete andare a copiare i file dello Zabbix Server, quindi della web GUI dello Zabbix Server, all'interno della vostra var lib www.html, e in questo caso creiamo anche una sort directory Zabbix. Questa procedura qua normalmente non la fate perché gli RPM fanno tutto loro e configurano tutto l'ambiente di conseguenza, invece se facciamo noi a mano dovete fare questi step. Poi non è detto che voi vogliate lasciarlo in quella specifica directory, ma dovete configurare poi tutto l'Apache barra il PHP. Infatti uno dei passi anche successivi è installare l'Apache con il PHP FPM e i relativi pacchetti PHP che sono necessari per far girare la web interface del nostro Zabbix. Quindi c'è un po' di lavoro, non è stato rapidissimo. Andiamo però a vedere a questo punto sulla console che cosa ho combinato, ok? Anzi, prima vi faccio vedere da dove prendere spunto. Quindi nella documentazione di Zabbix c'è come poter partire e compilare il tutto tramite i sorgenti. Manca qualcosa, ok? Se seguite questa effettivamente mancano dei pezzettini che dovete andarvi poi a recuperare voi in giro. Io ho fatto, magari poi posterò anche le mie istruzioni che funzionano su Rocky Linux. E questo invece è il repository ufficiale del nostro Zabbix, ok? Il Git dello Zabbix, con, per esempio, qua andiamo a vedere changelog, andiamo a vedere che cosa sono stati gli ultimi changelog della versione beta, scusate, beta 3, non alfa 3, che pollo, va bene. Qua vedete ci sono tutte le nuove funzioni e i bug fix introdotti dall'ultima beta 2, ok? Quindi riswitchiamo e andiamo sulla nostra console per vedere i passi fondamentali per compilare il nostro Zabbix. Come vi dicevo, io qua ho tirato giù le cose essenziali, quindi i pacchetti Git e DNF plugin perché mi serviranno dopo, e anche il repository Apple Release. Vado a clonare il repository di Zabbix, creare gli utenti e il gruppo di Zabbix, configurare, perché questa cosa qua è una cosa nuova su Rocky, che manca il MySQL Devel package, ok? Quindi dovete configurare un repository ad hoc che si chiama CRB per trovare il pacchetto devel che ci servirà poi per compilare lo Zabbix. Di seguito invece abbiamo i pacchetti base per poter procedere alla compilazione, quindi sono pacchetti dei compilatori e le librerie necessarie allo Zabbix. A questo punto abbiamo tutto quello che ci serve per compilare il nostro Zabbix. Quindi il primo step da fare se stiamo scaricando i sorgenti da Git, ok? Quindi solo da Git, dovete fare Bootstrap, che si occuperà di andare a fare una preconfigurazione dell'ambiente, aggiungere questo flag export cflags che vedete qui. Devo dire la verità, è la prima volta che lo faccio, e poi invece andare a fare il configure. Questo era la base di tutte le compilazioni su ambiente Linux, quindi vai a configurare quali saranno le feature da andare a compilare poi successivamente. E questo è un trade-off, ok? Dipende dalle vostre esigenze, voi potete abilitare funzioni o meno
all'interno del nostro Zabbix. Per esempio qua, come vi ho detto, io ho abilitato la componente server, agent e fondamentale MySQL. Almeno un database lo dovete scegliere, quindi qua potete dire ok, Postgres, MySQL o eventualmente, però è una rogna, Oracle. Dopodiché, enable PV6 se vi interessa, il supporto all'SNMP, che di solito, voglio dire, è fondamentale, libcurl che ci serviranno per fare un insieme di check, HTTP check, eccetera, libpcre perché chiaramente ci serve andare a fare la regular expression, SSH per andare a fare i check di tipo SSH e libxml per andare a monitorare VMware perché lì c'è l'iterazione con il protocollo XML. Quindi questi sono i parametri fondamentali. Proviamo a vedere cosa succede. Quindi io qua esco, vi faccio vedere, qua non avevo praticamente nulla, entro nella directory Zabbix che è frutto del comando git clone def1 e entriamo su Zabbix e qua dentro la prima cosa da fare era appunto il bootstrap, l'export e poi il configure. Andiamo a vedere cosa succede quando lanciamo il configure, configurato con quei parametri di default. Vedete, fa un insieme di check, se tutto funziona, lui procede fino alla fine e vi dà un report sulle funzionalità che sono state abilitate all'interno della compilazione. Non funzionerà sicuramente nulla al primo colpo, probabilmente si incepperà in qualche requirement, tipo, non so, mancano i pacchetti per compilare SSH e quindi vi dice non ho trovato le librerie SSH2 e a questo punto dovete procedere con l'installazione del pacchetto corretto per la vostra distribuzione. Se tutto funzionerà avremo questo report e andiamo a vederlo dall'inizio, quindi qua mi sta dicendo che il sistema operativo è Linux, vabbè, certo, i flag per la compilazione e quale librerie abbiamo deciso di abilitare. Quindi qua database MySQL, libxml, abbiamo le libxml2, NetSNMP per il monitoraggio SNMP e libssh2 per fare i check di tipo SSH. Enable server, perché gli avevo chiesto di compilare, di far compilare il server con queste feature, MySQL va bene, poi libcurl per fare il web monitoring anche, SNMP, yes, IPMI non l'ho configurato, SSH sì, TLS, quindi l'encryption non l'ho configurata e neanche l'ODBC, ok? Quindi se voi avete la necessità anche di queste feature dovete utilizzare i flag adeguati e le librerie di conseguenza. Poi vi dà un insieme di informazioni dove trovare i file di configurazione, vedete che qua di default me le mette sotto user local, ok? etc, share, eccetera. Non ve le mette nei classici path che avete per la vostra distribuzione. Perlomeno dovete decidere voi dove andare a installare con l'opzione prefix. Enable proxy no, però abbiamo enable agent, quindi gli abbiamo detto di compilare l'agente e il server. Ok. E qua di nuovo, mi fa il solito riepilogo. La procedura di make install, che sarebbe il secondo comando che dovete dare dopo la creazione dopo la configurazione dell'ambiente di compilazione, ve la salto perché effettivamente è un pochino lunga sulla mia macchina. L'altro step invece utile da sapere è quello che vi dicevo prima, il make di bschema, quindi vi conviene fare dopo il configure, fare il make di bschema e poi il make install che vi andrà a installare i binari necessari. A sto punto procedete con la classica configurazione del MySQL e poi, a differenza di quello che trovate su download di Zabbix, sulla procedura wizard di Zabbix, qua viene spacchettata l'inizializzazione del database in schema, image e in data, ok? Sono 3 passi in più, quindi è buono da sapere. A questo punto dovete solo più modificare la configurazione dello zabbixserver.conf che si trova in user local etc zabbix_server.conf perché dovete cambiare la password del database. Qui avete scelto una password voi, mettete la password corretta. Per far lanciare lo Zabbix, quindi per eseguirlo, non ci sono i system
i systemd configurati, o ve lo configurate voi, oppure brutalmente lanciamo il nostro Zabbix server con il comando Zabbix server senza neanche specificare il file della configurazione, perché lui di default in questo caso andrà a cercarlo in questo path, ok? Quindi lanciato così tutto funziona, e anche lo Zabbix agent. Se noi andiamo a vedere i log in questo caso si troveranno di default sotto TMP, perché di base, scusate, Zabbix, di base, ho sbagliato server, di base la configurazione da sorgente va a mettere questa directory, ok? Di solito invece è var log, e qua invece di base la mette sotto TMP. E quindi vedete che ci sono i classici log del nostro Zabbix server. Se io vado a vedere ps-f grab Zabbix, andiamo a vedere i processi, vedete che ci sono tutti i processi classici e anche qualcosa in più dello Zabbix 7.0, va bene, però ci sono tutti i nostri processi, ok? L'altra parte che volevo farvi vedere era chiaramente l'interfaccia, anzi scusate, come andare però a configurare l'interfaccia grafica, perché anche qua di nuovo facendolo voi si complica un po' la vita, e quindi dovete andare a installare a mano questi pacchetti, ok? Perché altrimenti l'interfaccia web dello Zabbix non funzionerà in maniera corretta. Detto ciò, andate a modificare volendo il PHP ini, probabilmente dovrete farlo perché ci saranno alcuni file, alcune cose da tunare, e poi procedete tramite la web interface classica dello Zabbix, ok? Chiaramente restartando i processi HTTPD e PHP FPM, ok? Mi dimenticavo però del piccolo dettaglio che dovete copiarvi, appunto, andare a creare la directory sotto var www.html Zabbix, nel mio caso su Rocky Linux, andare nella directory dove sono stati scaricati i sorgenti di Zabbix all'interno del path UI, che è la parte di interfaccia web, e poi copiare tutto il contenuto nella directory che avete creato in precedenza, ok? Quindi questa cosa qua è fondamentale, altrimenti la web interface di Zabbix non ci sarà, ok? Quindi questo è uno step obbligatorio. Dopodiché, a questo punto, dovremmo avere il nostro bellissimo Zabbix server installato sulla nostra macchina. Ed eccolo qua, ok? Nella sua magnificenza. Come notate, vi ho già portato nella pagina quella carina che ho creato io con l'utilizzo dei widget nuovi della 7.0, e finalmente abbiamo anche da vedere l'Honeycomb widget, che è veramente molto molto carino. Guardate, fa anche lo zoom in dei valori quando voi passate con il mouse. Qua abbiamo il grafico a torta, il classico, però con le nuove librerie potrebbe essere fatto meglio, che adesso l'ho buttato così velocemente, e il famoso gauge, ok? Le novità non sono solo queste, ma era solo per darvi un'informativa, no, su come compilare lo Zabbix, e con la scusa anche vedere cosa c'è di nuovo nella 7.0 attualmente, con l'ultima beta 3, ok? Altra cosa carina di questa beta è che c'è anche la funzione che trovo molto molto utile, ve la faccio vedere perché ormai siamo in ballo. Non so se vi ricordate, durante le discovery, se lo Zabbix discovera degli oggetti, poi può monitorarli utilizzando gli item prototype. Ma nel caso in cui questi oggetti non fossero più disponibili, cosa fa lo Zabbix? Le mette in un concetto di limbo e ve le marca come da cancellare, con la classica opzione delete lost resources. Normalmente a 30 giorni, quindi dopo 30 giorni andrà a cancellare queste risorse, ma nel frattempo cosa succede? Nel frattempo lo Zabbix continua a interrogarle, anche se non esistono più, perché l'item c'è. E questo, in ambienti un po' grandi, poteva creare comunque del lavoro inutile, e inoltre anche dei valori che, perlomeno dei falsi positivi in alcuni casi, o delle code, comunque una situazione non pulita. Da questa versione finalmente abbiamo la possibilità di disabilitare
le risorse che non sono più discoverate e possiamo scegliere se mai, no, ok, non le disabilitare mai, lasciale così, oppure immediatamente o dopo un certo periodo, perché magari abbiamo dei dubbi sul fatto che effettivamente la nostra discovery funzioni in modo corretto e magari dici ok, non le disabilitare subito, ma attendi magari 10 minuti per verificare o un'ora per verificare che effettivamente anche a fronte di più discovery effettivamente non trovo più questo oggetto. Molto interessante per levarci subito dalle scatole eventuali item prototype che non sono più disponibili, no? E non me le tengo lì 8 mesi, me le tengo o anche solo 30 giorni. Le tengo magari, me le tengo lì come item, ma le disabilito e quindi lo Zabbix può vivere di vita serena e fare i check che deve fare. Detto ciò, ragazzi, spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Sicuramente è una cosa un po' vintage la compilazione rispetto a installare i pacchetti direttamente dal vostro package manager, però è una cosa utile da sapere perché ci sono circostanze in cui è obbligatorio utilizzare questa soluzione qua, ok? Quindi provate anche voi a pastrocchiare con i sorgenti di Zabbix perché può essere molto divertente. E grazie ancora di aver visto questo video, mi raccomando, se il video vi è piaciuto un bel pollicione in su, vi ricordo il canale Telegram Zabbix Italia, siamo in tantissimi, magari non lo sapevate e quindi iscrivetevi, ok? Ci vediamo la prossima settimana, un salutone da Dimitri, ciao a tutti!